Ci siamo ragazzi? Siamo pronti a questo esperimento del AWS imbruttito? Bene, allora, lo so, ho già ricevuto commenti su Telegram e qualcuno anche su, come si chiama lì, YouTube, dove dice che il video non ci sono delle parole che non sono corrette, dove non si capisce bene, dove si potrebbe far confusione. Non mi interessa niente, perché lo scopo è tutto un altro. Ma adesso si va a configurare dove quelle parole, quella spiegazione così un po' alla Ammicugino comincia a prendere o comunque prenderà un senso un po' più tecnico, un po' più preciso. Però è importante che sia passato invece un altro messaggio, che è quello che spero vi ricorderete durante questa configurazione che andremo a fare. E che cosa andremo a fare? Andiamo a riprendere il nostro disegnetto. Andremo a configurare il VPC, che è il Virtual Private Cloud. Andremo a configurare l'Internet Gateway, che è quello che ci permetterà di andare poi su internet. Andremo a configurare, a stabilire, a scegliere una subnet, che in questo caso sarà per il primo VPC 10.0.0.0/16, 11.0.0/16 per il secondo VPC e poi per il terzo. Io ti farò vedere solo un VPC, poi il resto lo configuri da solo e io lo faccio, ma non online, perché tanto è la ripetizione del primo, basta che segui gli stessi step e fa la stessa cosa. Poi andremo a subnettare la subnet /16 in 10.0.1/24, stessa cosa per il VPC2 e stessa cosa per il VPC3, ovviamente con le rispettive subnet. Poi collegheremo il nostro AC2 al nostro Internet Gateway e faremo un piccolo test per vedere appunto se funziona su internet, se tutto funziona per bene. Successivamente andremo a configurare il Transit Gateway per questi tre VPC e anche in questo caso proveremo se c'è comunicazione tra i vari VPC. Detto questo, ragazzi, non ci rimane altro che iniziare. Ok. Allora, innanzitutto ovviamente ti devi registrare AWS, basta che vai su Google, scrivi AWS Console, clicchi sul link che ti esce fuori, ti registri con la tua email, eccetera, eccetera. Allora, l'EC2, le istanze, le macchine virtuali non si pagano, perché ti faccio vedere, ci sono quelle a pagamento e quelle gratis. L'unica cosa che paghi è il Transit Gateway, perché generi traffico, ma il costo è irrisorio, insomma, credo che chiunque si possa permettere 0,14 o 0,20 centesimi di dollaro, più o meno sarà meno di mezzo euro, sarà forse 0,14 dollari, sarà, non ho l'idea, ma sarà 5 centesimi, insomma, non è niente. E poi ovviamente quando abbiamo finito di fare tutto il test spegniamo tutto e lì finisce il gioco, si cancella tutto, grazie, arrivederci, è stato bello. Allora, iniziamo. Qui questa è la mia console, molto probabilmente a te potrebbe apparire in modo diverso, ma tuttavia in alto qui sulla barra, come vedi, basta scrivere quello che cerchi e tappare, poi t'apparirà anche sulla sinistra. Allora, abbiamo detto che come primo step andremo a configurare il VPC. Quindi riprendiamo il disegno ancora una volta. Andremo a configurare questo, il nostro palazzo qua, il nostro appartamento, quello che io nel video chiamo appartamento è questo. Allora, andiamo qui e scriviamo VPC e poi vedi qui ti esce la lista VPC, bla bla bla, dashboard VPC feature o direttamente VPC. Puoi andare qua e fai your VPC. Poi comunque qui, come vedi sulla sinistra, poi ti appare tutto quello che ci serve adesso. Allora, questo è quello di default, con una subnet di default che noi ovviamente non ce ne cureremo. Ecco, andiamo qui in alto a destra e clicchiamo su Create VPC. Allora, qui andiamo a selezionare VPC Only. Qui dobbiamo invece dargli un nome. Il nome è molto importante, ragazzi, perché è quello che poi ci farà capire da che parte di mondo siamo nel cloud, nel nostro VPC, specie se ne hai tanti di VPC.
è importante. Quindi lo chiameremo test-vpc-1. Poi qui dobbiamo stabilire la nostra subnet. Ecco, a questo punto noi in questo esempio metteremo questo indirizzo IP, perché poi lo faremo la subnet dopo. Quindi scegliamo il nostro segmento di rete /16 e per il resto non c'è da fare altro. Create VPC qui in basso a destra e questa è fatta. Poi a questo punto dobbiamo creare l'IGW. Te lo ricordi l'IGW? L'Internet Gateway, che è eccolo qua a sinistra sul menu. Clicchi in alto a destra Create Internet Gateway e qui gli diamo IGW-test VPC1, semplice, no? Create. E qui è fatto. Come vedi, qua c'è scritto State Deattached. Questo va appiccicato, va attaccato al nostro VPC. Quindi Action, Attach to VPC. Qui selezioniamo il nostro perché vedi che ce n'è due. Beh, in un ambiente reale di produzione ce ne possono essere tanti, anche 10, 20, 100.000. In questo caso noi lo riconosciamo, primo perché ce n'è solo due, ma soprattutto perché noi l'abbiamo chiamato test VPC1, quindi sappiamo a che cosa fa riferimento. E gli diciamo attach to gateway, internet gateway. E questa è fatta. A questo punto dobbiamo creare la nostra subnet. Qui sempre a sinistra subnet, in alto a destra create subnet, se VPC ID test VPC1, semplice. Qui la chiameremo subnet-test-vpc-1 ed ecco adesso che andiamo a dirgli la zona, la regione, te lo ricordi? Francoforte, Nord America e bla bla bla. Ecco, qui gli andiamo a dire dove vogliamo il nostro appartamento, il nostro VPC, il nostro cloud. Dove lo vogliamo? Lo vogliamo in Europa, per esempio, perché queste sono le 3 zone disponibili. Perché ci sono solo queste? Ci sono solo queste perché qua su in alto a destra vedi che c'è scritto Francoforte. Io ho scelto Francoforte. Se avessi scelto West Virginia o East, US East Ohio, California, eccetera, eccetera, sarebbe apparso altre zone, altre regioni. No, zone, scusatemi, regioni. Quindi la zona invece io voglio questa, per esempio Central 1A. Quindi io qui vado ad aggiungere EU Central 1A, perché se ti ricordi, come ti ho detto ieri nel video precedente, questi VPC, se ce ne avessi più di uno, se lo metto nel Francoforte 1A e uno nel Francoforte 1B, che poi sarà quello che farò dopo per tutte e 3 i miei VPC, sarà uno nella zona A, B e C, questi non comunicano, non si vedano. A posto, questa è fatta. Questo è il nostro segmento di rete e va bene così. A questo punto che posso fare? A questo punto io posso scegliere o uso tutto il mio segmento di rete, che è questo 16, e mi dà 65.536 p e sinceramente mi sembra un po' troppo. Allora io la vado a subnettare, scrivo 1.0/24 e mi dà 256 p. Certo, se ci scrivessi, che ne so, 28 mi darebbe solo 16 p e così via. Però per farla, come dire, semplice, gli diamo 24 p. Scusatemi, gli diamo una /24 per 256p e a questo punto gli dico create subnet. Adesso che ho creato la mia subnet, che c'è rimasto da fare? Creare la routing table, la root tables, che eccola qua sempre a sinistra. In alto a destra create root table, la andiamo a chiamare RTB, routing table, come mi piacciono questi nomi. VPC test VPC 1 VPC, quindi dove questa routing table, questo router, dove lo devo attaccare, a che deve servire? Deve servire per il mio test VPC1, root table,
e basta. A questo punto andiamo a dirgli subnet association, perché questo router non lo sa. Questo router è soltanto messo lì, te immagini, no, che vai col router fisicamente nel tuo VPC, in questa stanza, lo metti lì, ma gli devi dire che deve fare. Allora, a questo punto gli diciamo, clicchiamo su subnet associations, edit subnet association, selezioniamo la mia subnet che è per il test VPC1, ti ripeto, ci possono essere più VPC, nella zona 1A, te ce ne puoi avere anche 50.000 di VPC, e quindi se ce n'è più di uno li devi associare al router, quindi alla routing table. Gli dici save association e hai fatto. Poi a questo punto fai edit root, qui sempre a destra, qui a destra fai edit root e gli dici add root per internet, quindi 0.0.0.0/0. Per chi ha studiato networking lo sa che questo vuol dire per tutte le destinazioni. Qui selezioniamo internet gateway, quindi il nostro IGV, il nostro IGW. Andiamo a selezionare il nostro IGW, che eccolo qui, il nostro internet gateway, quindi abbiamo selezionato questo e gli diciamo salva. A questo estremo punto io credo che abbiamo fatto tutto il necessario. Ora andiamo a creare il nostro EC2, il nostro Elastic Compute, che altro non è che una macchina virtuale. Quindi scriviamo qui EC2 sulla barra in alto e clicchiamo su Dashboard. Clicchiamo su Launch Instance, diamogli un nome di fantasia, tanto per EC2 VPC test VPC 1 e selezioniamo Ubuntu. Qui vedi che c'è scritto, guarda, free tire eligible, quindi questo non si paga. Poi quell'altri che invece non sono free li paghi, però per quanto ci riguarda a noi ci basta. Andiamo in basso, questo lo lasciamo così. Keeper è la chiave che ci permetterà di collegarci via SSH al nostro VPC. Quindi create new keeper, qui gli diamo un nome, lo chiamiamo test VPC1. Ora, se selezioni PEM è per OpenSSH oppure PPK è per PATI. Io seleziono direttamente PPK, ma se vuoi puoi selezionare PEM e poi lo converti per PATI, se usi PATI chiaramente. Gli diciamo create keeper, lui la scarica, scaricata la chiave e fatto. Altro punto importante che è questo, network settings. A questo punto clicchiamo su edit e vediamo che ci dà. Questa è la rete di default di AWS che a noi non ci interessa. Clicchiamo qui e troviamo il nostro nuovo segmento di rete che è quello che abbiamo creato all'inizio, che è 10.00. Clicca ok, qua cliccaci sopra e tappare così. Questo va bene, lascia tutto così di default. Auto assign public IP. Questo deve essere su enable perché appunto il nostro internet gateway deve avere un indirizzo IP pubblico, perché altrimenti non funzionerà. Poi andiamo giù, qui abbiamo le inbound security group, le ACL, tanto per essere chiari. Quindi qui abbiamo di default SSH, clicchiamo su add security rule e scegliamo, in questo caso ne scelgo due, una che è il ping from anywhere, poi un'altra è per il test dopo che è l'HTTP, per vedere se funziona quello che stiamo facendo, quindi HTTP, source type anywhere, quindi da tutto internet. Fammi vedere se ci sono tutte, perché ok, vai giù, advanced details. Ora in descrizione al video troverai uno script che io ho visto che a volte funziona e a volte non funziona. Io te lo lascio in descrizione e ovviamente sei libero di provare. Questo script altro non è che durante l'installazione della macchina virtuale lui dovrebbe, perché a volte non lo fa, installare automaticamente come si chiama? Il web server. Quindi come dire, dovrebbe funzionare. Se non funziona poi dopo si rifà uguale, non c'è problema.
Quindi si fa qui in basso a destra launch instance e si aspetta che lui ti crei la macchina virtuale. Qui in alto vedi che in alto a sinistra c'è scritto EC2, clicchiamo instance running e appare questa che dice running e dice che la sta creando, la sta inizializzando, quindi ci vuole un pochino, 30 secondi, un minuto dovrebbe essere pronta. Una volta che lui, vedi, che dice che è tutto fatto, che tutto funziona, clicchiamo qui e qui ci appare i nostri dettagli della macchina, del sistema operativo, monitoring, security, bla bla bla. Quello che ci interessa a noi è questo, l'indirizzo IP. Copio l'indirizzo IP e vado subito a vedere se riesco a pingarlo questo indirizzo IP, perché se non pingo l'indirizzo IP vuol dire che nella configurazione io ho saltato qualcosa. Ping. E il ping funziona. Grande. Poi andrei a provare l'SSH, te lo faccio vedere unicamente perché a volte qualcuno non sa come caricare questa chiave dell'SSH. Allora, innanzitutto apriamo ovviamente Patti, che al momento lo metto qui da parte. Andiamo qua in alto a destra e clicca Connect, seleziona SSH Client, copia questo in basso, Ubuntu indirizzo IP, copia, incolla qui, poi clicca qui su SSH, vai su Auth Credentials, la prima qua, Private Key File for Authentication, clicca, test VPC e fai Open. Se tutto va bene apparirà così e ci siamo dentro. Ecco, a questo punto proviamo anche l'HTTP, se l'hai installato lo script, perché ti ripeto, a volte non lo prende, ma molto probabilmente sbaglio qualcosa io. HTTP non funziona, lo vedi? Guarda, perché uno dice, vabbè, ma tu hai sbagliato lo script. Sicuro ho sbagliato lo script. Lo copio, sta a guardare, e lo incollo e va. Ma lo vedi? Boh. Permission denied. Ecco perché non me lo fa. Ecco perché non me lo fa. Lo correggo lo script. Ragazzi, lo correggo. Lo correggo dopo, non vi preoccupate. Così lo trovate corretto. Lo trovate corretto in descrizione. Quando lo copiate, lo trovate corretto in descrizione. Copia e incolla. Perché mi sono dimenticato il sudo. Mamma mia, sudo senza la password. Proviamo e non funziona. Ma deve funzionare. HTTP. Ed eccolo qua. Il nostro server web funziona. L'IP della macchina reale, cioè della mia macchinina, che è questo. Perfetto. La nostra istanza funziona. In descrizione troverai lo script corretto. E mi sono dimenticato sudo, ragazzi. Sudo, ho l'aria condizionata accesa e io non sudo. Che posso fare? Non sudo. Va bene. Adesso io vado a creare le altre due macchine virtuali, quindi le altre due istanze, gli altri due VPC, nelle aree di Francoforte B e C. Gli step sono esattamente gli stessi, uguali, non cambia niente, quindi basta che lo rifai e ci rivedremo tra poco per il Transit Gateway. Allora, una volta che abbiamo completato tutte le nostre istanze, che ti faccio vedere, che eccole qui nel mio caso, VPC-A, VPC-1A, VPC-2B e VPC-3C. Queste sono le mie istanze che io ho creato. Andiamo a farci un giro, visto che abbiamo lavorato tanto fino adesso. Allora, vediamo che abbiamo fatto fino adesso un piccolo recap. Abbiamo creato i nostri 3 VPC, abbiamo creato le nostre 3 subnet, l'abbiamo subnettate per il nostro appunto istanza EC2, la macchina virtuale. Poi, come vedi, questo è il nostro web server nel VPC 1, 10.0.1. Il nostro VPC, il nostro web server il nostro secondo VPC nella nostra subnet 11.0.1 e il nostro terzo VPC nella nostra subnet 12.0.1. Però non è finita qua. Facciamoci un attimo un giro sul root, routing table. Aspetta, facciamo subnet, così mi appare il menu che ti faccio vedere. Allora, your VPC, eccoli qui. VPC test 1, 2 e 3. Poi dopo abbiamo le nostre subnet, VPC 1, 2, 3. Routing table per il nostro VPC,
che eccole qui, routing table per VPC 1, 2 e 3, Internet Gateway, IGW test VPC 1, 2 e 3, e abbiamo fatto. Ora, come ti dicevo, questi tre però non comunicano tra di loro, vanno su internet ma non comunicano tra di loro. E questo perché? Perché come dire, il problema, dove nasce il problema? Il problema è che se te vuoi lavorare su queste macchine, in questo momento dovresti intanto esporre tutte le porte, tipo l'RDP, se tu avessi Windows, o comunque esporre tutte le porte necessarie per cui tu debba poterci fare qualcosa. Ora, in questo caso noi usiamo SSH perché usiamo Linux, ma te immagini una macchina Windows, non si espone l'RDP così pubblicamente su internet, e quindi ci devi accedere dall'indirizzo IP interno, cosa che anche se tu facessi una VPN senza Transit Gateway non lo puoi fare. Allora, vediamo qualche cos'altro. Pingo gli indirizzi IP pubblici, VPC1, VPC2 e VPC3, e io li chiudo. Poi abbiamo le nostre console, questa è del VPC2, fate 11, questa è del VPC3, che è fatti 12, che io la metto qui bellina così, aspetta, e poi da qualche parte sono sicuro che ho pure la 10, che è eccola qui. Ora, se io facessi un ping al mio indirizzo IP qui della mia macchina, per esempio prendiamo questo VPC2 e faccio per esempio ping 11.0.1.245, poi non funziona, lo vedi? Sta qua che non dice niente. Ora io al momento lascio così, che così almeno quando il ping partirà si vede che partirà. Allora, Transit Gateway, molto facile il Transit Gateway. Allora, si scorre in basso e si cerca appunto Transit Gateway, che è da queste parti, eccolo qui, qui a sinistra, vedi? Transit Gateway. Non c'è niente perché lo dobbiamo fare. Create Transit Gateway e gli diamo un nome. Lo chiamiamo TGV. In questo caso, chiaramente, questo è una demo, è un esempio, poi i nomi sono diversi negli ambienti reali. Lo chiamiamo Transit Gateway per VPC1, VPC2, VPC3, description, stessa cosa, AES number, un po' di pochino di teoria. Allora, qui puoi specificare l'AES number se vuoi, se non specifichi niente AWS ne assegna uno automaticamente. Questo a che serve? Serve per AWS proprio per far comunicare via BGP, ragazzi, il BGP è importantissimo, serve per far comunicare via BGP queste reti, e lo lascio così perché lascio lui che appunto ci pensi da sé. Questo configure across account sharing, se hai più di un account, in questo caso io ho un account, ma se avessi l'account Valerio, l'account Roberto e l'account Vatte la Pesca, io qui posso, come dire, condividere queste reti via cloud, perché in momento noi si lavora solo sul cloud, basta, non c'è da fare altro. Create Transit Gateway. Perfetto, abbiamo il nostro. Ora quello che ci rimane da fare è appunto chiudi questo e collegarli a questo Transit Gateway attach. Quindi il prossimo step è appunto Transit Gateway Attachments. Create Transit Gateway Attachment e qui scriviamo TGW VPC 1, Transit Gateway ID lo lasciamo in questo modo. Una volta creato il nostro Transit Gateway dobbiamo dargli un attimo appunto a AWS che crei questo Transit Gateway, che altro non è che un router. Ecco, chiamiamolo router così non ci si sbaglia mai. Allora, una volta che lui dice che lo state qui è, andiamo a collegarlo alle varie reti. Questo perché? Perché noi abbiamo messo, creando il Transit Gateway, abbiamo messo questo router qui, però questo router qui non sa che si deve collegare a queste reti, quindi si deve fare un attachment. Quindi il prossimo passo è appunto Transit Gateway Attachments, che lo trovi qui a sinistra sul menu. Clicca, in alto qui a destra clicca su Create Transit Gateway Attachment, qui lo chiamiamo TGW VPC 1 Transit Gateway ID
il nostro che abbiamo scelto, che ne abbiamo uno solo, infatti in questo esempio è Transit Gateway per VPC 1, 2, 3. Attachment type è VPC, però per esempio in produzione dove c'è le VPN si sceglierà VPN. Questo perché? Perché se hai l'azienda che è collegata appunto con la VPN verso il cloud devi scegliere VPN. VPC, noi lavoriamo solo col cloud, VPC ID e scegliamo VPC 1. Create Transit Gateway. Poi, stessa identica cosa bisogna fare. Copia questo, nominiamolo un po', diamogli un nome un po' più professional. TG, che non cambia tanto, ma almeno. Poi, create per, vabbè, io l'ho copiato, TG per PC2. Transit Gateway è lo stesso, VPC. Attachment per VPC2, create. Poi, stessa cosa per il 3, TGW per il 3, sempre lo stesso, uguale, e poi qua gli diamo 3 e ok. E vedi che lo stato è pending. Qui ci metterà un pochino, una volta che ha creato tutto, dovrebbe funzionare. E guardiamo. A questo punto dobbiamo sistemare il routing e vediamo cosa c'è rimasto da fare. Allora, un'altra volta andiamo verso il disegno, abbiamo creato il nostro Transit Gateway, abbiamo collegato i nostri cavi di rete al nostro router virtuale, quindi abbiamo fatto questo attachment, ora gli dobbiamo dire al router che reti far passare e per far questo dobbiamo andare appunto su routers. In alto, clicca. Allora, intanto partiamo dal VPC 1 e andremo a sistemare la connessione tra il VPC 1 e il VPC 2. Allora, qui VPC 1, routing table, roots, in basso edit roots. Qui dobbiamo aggiungere l'indirizzo IP del VPC 2 che è 11.0.0/16. Seleziona Transit Gateway. Transit Gateway abbiamo uno solo. Questa è fatta. Però, visto che sono qua, dobbiamo anche dirgli della rete, bisogna mettere a conoscenza del router della rete del PC1 verso il PC3. Quindi add PC3 è 12.0.0/16 Transit Gateway again, questo. E questa è fatta. Ora, a questo punto dobbiamo sistemare la connessione del PC2, del VPC2. Quindi selezioniamo VPC2, router, edit routers, add 10.0.0/16 che è la connessione dal VPC2 verso VPC1 Transit Gateway e poi, visto che ci sono, diamogli anche 13 che è dal PC2 verso il PC3, cioè 16 Transit Gateway, save. Poi a questo punto stessa cosa va fatta per VPC3, edit, add 11.0.0/16, seleziona Transit Gateway questo e poi ancora add rule 10.0.0/16, gli andiamo a dare Transit Gateway uno solo, save, che ho sbagliato qua, ops. Sorry, save. Ok, e questo l'abbiamo fatto, quindi questo è il PC3, vedi? Destination route verso la 11 che è il VPC2, verso la 10 che è il VPC1, routing table, andiamo a controllare la 2, edit rules, oppure è meglio vederlo così, vabbè non cambia niente. Gli diciamo al VPC2 che deve andare verso la rete 10.0.0/16 tramite il nostro TG e verso la rete 13 verso che è il nostro VPC3. Ok, controlliamo routing tables, controlliamo anche il VPC1 root che eccolo qua in basso e gli diciamo che deve andare verso la rete 11 e verso la rete 12. Ok, dopo tanta fatica vediamo che abbiamo fatto. Ti ricordi il ping che avevo fatto partire prima? Pam pam! Eccolo qui, si pinga, ragazzi, si pinga. Quando si vede il ping è sempre una soddisfazione, e c'è niente da fare. Il ping. Quindi, da questo VPC io riesco tramite il Transit Gateway a pingare questo VPC. Ora, guardiamo un attimo l'indirizzo IP di questo invece, di quest'altro VPC3,
questo fenomeno, ping, via, e funziona, Maremma cane, Maremma. Ora, chiaramente se si fa lo stesso test tra il VPC2 e il VPC3 è la stessa cosa, insomma, i dati passano. Quindi posso dire con soddisfazione che funziona. Il prossimo passo invece quale sarà? Su un po' la vita. Intanto andiamo sul tuo canale preferito dove tu sarai iscritto sicuramente, avrai lasciato un mi piace sul canale CrazyNet BGP Loopback, così che guardiamo il prossimo passo. Che cos'è? Perché bisogna incasinarsela un po' la vita, ragazzi, perché se no, se non ci si diverte, qui è finito il mondo. Allarghiamo tutto. Fermiamo il video e il prossimo video sarà collegare questo firewall con il nostro cloud, che ho già fatto vedere come si configura il BGP con AWS, sia con Palo Alto, anche se sinceramente non è venuto proprio un gran video, ma l'ho fatto vedere anche con il MikroTik. Però come ho già detto, sia per il MikroTik sia per il Palo Alto manca tutta la parte appunto del Transit Gateway, che è questo. Quindi ragazzi, io, come dire, ho terminato con gioia questo video, mi sono anche divertito a vedere questo ping con molta soddisfazione. Quindi se mi volete lasciare un mi piace, lasciate un mi piace al video, che così almeno, come dire, YouTube è felice e posso, come dire, YouTube spinge poi il video e posso aiutare anche altre persone, o può essere utile anche per altre persone. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale che tanto non ti costa niente, e se hai domande lascia un commento sotto al video. Oppure iscriviti anche al gruppo di Telegram, se volete venire sul gruppo di Telegram siete tutti benvenuti, e al prossimo video.